Ciao hackerine e hackerini, avete presente gli antivirus? Sì, quei programmi sempre presenti sui nostri computer. Li installiamo, ci fidiamo, ma come funzionano davvero? Cosa succede sotto il cofano? E soprattutto, se esistono gli antivirus, perché si sente sempre parlare di attacchi informatici? Se ci sono loro, non dovrebbero proteggerci da ogni minaccia? Beh, non proprio. Oggi vedremo come gli antivirus rilevano le minacce, perché a volte ci riescono e diciamolo, perché altre volte sembrano proprio far finta di niente. Ma prima di tutto, che cos'è un malware e che differenza c'è con un virus? Beh, ovviamente ve lo spiego. Quando si parla di malware si intende qualsiasi programma dannoso progettato per fare guai, rubare dati, rallentare il computer, bloccarlo o spiare ciò che facciamo. Dentro questa grande famiglia troviamo tanti cugini, ransomware, spyware ed anche i virus. La differenza è che il virus è un tipo particolare di malware che proprio come un virus biologico ha la capacità di replicarsi da solo e infettare altri file o computer. Quindi tutti i virus sono malware, ma non tutti i malware sono virus. Inoltre devi sapere che in generale ogni programma è una serie di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione. Che sia un'app normale o un malware, il computer fa sempre la stessa cosa. Segue quelle istruzioni una dopo l'altra. È un po' come una ricetta di cucina. Le istruzioni sono i passaggi da seguire. Quindi ora viene spontaneo chiedersi: come possiamo difenderci da tutti questi programmi cattivi? Ed ecco che entra in gioco l'antivirus. In realtà potremmo chiamarlo anche anti-malware, perché non serve solo a fermare i virus tradizionali. In passato si distingueva tra antivirus e anti-malware. L'antivirus si concentrava principalmente sui virus classici, già conosciuti, mentre l'anti-malware era pensato per rilevare tutti gli altri tipi di malware più moderni, come spyware oppure ransomware. Oggi questa distinzione è quasi superata, perché gli antivirus più moderni combinano entrambe le funzioni. Quindi, antivirus o anti-malware, l'idea è sempre la stessa. Un programma specializzato che deve identificare e bloccare il programma cattivo prima che combini macelli. E per farlo bene si avvia subito all'accensione del computer e gira con permessi speciali, dei privilegi alti. Praticamente è come avere le chiavi di tutte le stanze di una casa. Puoi entrare dove serve e impedire al ladro di fare danni. Per questo non puoi semplicemente chiuderlo e se ci provi spesso si riavvia da solo, perché in genere l'utente non ha questi privilegi alti. Ed inoltre questo è cruciale perché molti malware, i più furbi, cercano proprio di chiudere l'antivirus appena arrivano, per avere campo libero. È una forma di autodifesa, un modo per proteggersi da attacchi diretti. È un po' come un ladro che vuole spegnere le telecamere prima di entrare. Se ci riesce, addio sicurezza. Ma ora, come fa l'antivirus a capire se un programma è un malware o no? Utilizza diversi metodi. Il primo trucco degli antivirus si chiama rilevamento basato sulle firme. Immagina che ogni file sul tuo computer abbia una specie di impronta digitale unica. Cambi un solo pezzetto del file e l'impronta cambia. L'antivirus mantiene un enorme catalogo di impronte dei malware conosciuti, cioè un database costantemente aggiornato. Quando scansiona i file, calcola l'impronta e confronta. Se trova una corrispondenza esatta, blocca il malware all'istante. Le aziende di sicurezza analizzano continuamente i nuovi malware e aggiornano questi database, così che il tuo antivirus possa avere subito le nuove firme appena lo aggiorni. Per i virus già noti questo metodo è molto efficace, ma pensate a quanti malware nuovi escono ogni giorno. Mantenere aggiornato il catalogo è una corsa continua. Per questo è fondamentale tenere l'antivirus sempre aggiornato, perché senza gli aggiornamenti è come avere un poliziotto senza le nuove foto segnaletiche, non riconosci i nuovi ricercati. Poi però c'è un altro problema: i virus polimorfici. Nulla di complicato, promesso. Praticamente sono malware progettati per cambiare il proprio codice ogni volta che si replicano. Cambia l'impronta digitale, quindi sfuggono al rilevamento basato sulle firme. È come se un ladro cambiasse la maschera ogni volta che entra in una casa. Difficile identificarlo. Per affrontare questi casi, l'antivirus utilizza il rilevamento euristico. Lo so, suona complicato, ma è semplice. Invece di guardare chi sei, guarda cosa fai. Praticamente, se cammina come un'anatra e stannazza come un'anatra, probabilmente un'anatra. Se un programma inizia a fare cose sospette, tipo copiarsi a raffica, modificare file di sistema senza permesso, contattare siti strani, l'antivirus dice: Alt, questo sembra cattivo, anche se il file è nuovo o sconosciuto. Funziona molto bene, ma c'è un piccolo limite. L'antivirus osserva il comportamento mentre il programma è in esecuzione, quindi se il malware fa danni velocemente, qualche piccolo problema potrebbe già essersi verificato. Ed è proprio per affrontare questo rischio che è stata introdotta la sandbox, praticamente la sabbiera dei bambini dove i programmi cattivi possono giocare senza fare danni. La sandbox è come se fosse un mini computer simulato all'interno del tuo stesso computer, completamente isolato dal sistema reale e dai tuoi file importanti. Quando un file è sconosciuto o sospetto, l'antivirus lo fa giocare lì dentro. Se il programma prova a cifrare i file, replicarsi o contattare siti strani, tutto accade solo nella sandbox. Il sistema reale resta al sicuro. Se invece il programma si comporta bene, l'antivirus lo lascia partire
nel sistema reale. È un modo per analizzare i file sospetti senza rischiare che il tuo computer diventi un campo di battaglia. Sembra tutto fantastico, no? Ma i creatori di malware sono spesso un passo avanti e studiano gli antivirus per trovare punti deboli. Alcuni malware sofisticati usano le cosiddette funzioni di ritardo, rimanendo dormienti per minuti, ore o anche giorni prima di attivarsi, oppure aspettano un evento specifico, come il riavvio del computer. Questo può ingannare la sandbox, perché l'antivirus non può osservare il file per sempre, deve fare l'analisi in pochi secondi, altrimenti ogni volta che apri un programma sarebbe un'attesa infinita. In questo modo il malware passa inosservato e si attiva più tardi nel sistema reale. Però c'è da dire che questi malware complessi non sono quelli che si incontrano cliccando per sbaglio su un link, ma sono spesso progettati per attacchi mirati a grandi aziende o governi. Inoltre oggi molti antivirus non si affidano più solo a firme e comportamenti noti, ma utilizzano anche l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale osserva milioni di file e programmi, impara quali comportamenti sono tipici dei malware e quali sono normali, e può prevedere se un file è pericoloso anche se non lo ha mai visto prima. È come avere un investigatore che studia tutti i trucchi dei ladri e può dare subito l'allarme se nota qualcosa di sospetto. Ma attenzione, non è infallibile. A volte può sbagliare e segnalare un programma innocuo come pericoloso. È un po' come quel detective che sospetta di tutti gli ospiti della festa. Meglio essere prudenti, ma qualche errore può capitare. Per questo l'intelligenza artificiale non lavora da sola. Combina i suoi avvisi con altri sistemi di controllo, come le firme, l'analisi comportamentale e la sandbox. In pratica, prima di bloccare un file ci sono più livelli di verifica, così il rischio di bloccare qualcosa di innocuo è ridotto. Ma ora, per i più curiosi, vediamo più dettagli sui vari metodi di identificazione dei malware e anche su come si può evadere l'antivirus, cioè i modi con cui gli hackerini riescono a superare le difese degli antivirus. Diciamolo, la parte che piace di più agli hackerini. Riguardo l'identificazione tramite firme, gli antivirus usano delle regole, per esempio scritte in linguaggi come Yara, per dire: se trovi questa sequenza metti il file in quarantena o cancellalo. Le firme sono calcolate in diversi modi. La più semplice è il byte stream, si cerca una parola precisa all'interno del file. Ad esempio, solitamente nel campo della sicurezza informatica viene usato un file di test, creato apposta per essere identificato dagli antivirus, che si chiama ACAR. Questo file, per esempio, è rilevato cercando la stringa contenuta al suo interno, cioè tipo x50 punto esclamativo qualcosa. Questo metodo è veloce, ma se un file legittimo contiene per caso quella stringa, scatta un falso allarme. Un altro metodo è quello di calcolare il checksum oppure l'hash. Invece di cercare una stringa, si calcola un piccolo hash su parti del file. Praticamente l'hash è una sorta di impronta digitale del contenuto. Se il file cambia, cambia anche l'hash. Ci sono poi tecniche più avanzate. Alcuni antivirus non cercano una corrispondenza perfetta, ma una somiglianza. Così possono riconoscere varianti dello stesso malware anche se non sono identiche. Oppure alcuni antivirus vanno a controllare la struttura del programma, cercando somiglianze nel comportamento del codice. Questo metodo è molto potente contro i malware polimorfici, ma anche più pesante da calcolare, quindi viene usato con parsimonia. Per quanto riguarda invece l'analisi euristica, in pratica l'antivirus non cerca una firma precisa, ma assegna punteggi di rischio in base a diversi comportamenti sospetti. Per esempio, può analizzare se un processo interagisce con programmi o servizi che gestiscono le credenziali, che sono poi i target preferiti degli hackerini, oppure se tenta di rendere se stesso persistente nel sistema, cioè azioni che lo fanno riavviare automaticamente dopo ogni accensione, o se comunica con un server esterno, tipico di un command and control, in pratica il quartier generale degli hackerini, oppure se modifica file di sistema o altera altri processi. L'antivirus poi somma queste azioni sospette e decide se il file ha un'alta probabilità di essere malevolo, anche se non è ancora conosciuto. Per esempio, accedere al servizio che gestisce le credenziali di Windows può valere 40 punti, se il malware si connette al server dell'hackerino può valere 30 punti e così via. Superata una certa soglia, scatta l'allarme. Questo metodo però, basandosi su probabilità, può generare falsi positivi, cioè falsi allarmi che marcano come pericoloso un programma innocuo. E poi c'è la sandbox. La sandbox è molto utile nella cyber security, soprattutto per chi analizza malware, perché essendo un sistema separato dal sistema operativo principale non si rischia di infettare il computer reale. Praticamente l'antivirus crea una sandbox, ovvero una o più macchine virtuali con configurazioni diverse, per esempio Windows 10, Windows 11, eccetera. Durante l'esecuzione l'antivirus monitora le funzioni di sistema che i programmi usano per fare operazioni e tiene traccia delle modifiche fatte al sistema, dei processi generati, del traffico di rete e di eventuali exploit, ovvero quelle tecniche che sfruttano una vulnerabilità del sistema operativo o di un programma per fare danni. Alla fine l'antivirus raccoglie tutti questi elementi e calcola un verdetto, malware o innocuo. E poi ci sono gli antivirus con intelligenza artificiale. In questo caso gli antivirus non si basano
basano su regole scritte a mano, invece ricevono una grande quantità di dati di addestramento, programmi benigni e programmi malevoli. Su questi dati si allena un modello di machine learning, che possiamo immaginare come un programma che dopo aver visto molti esempi impara a riconoscere da solo cosa è pericoloso e cosa no. In pratica al modello vengono mostrati programmi già etichettati come sicuri o pericolosi, così impara quali sono le risposte corrette. Mentre si allena, cerca di individuare schemi o caratteristiche comuni che distinguono i programmi sicuri da quelli pericolosi. Ad esempio, potrebbe notare che molti malware presentano certe sequenze di istruzioni o compiono operazioni sospette più spesso dei programmi normali. Questi schemi vengono usati dal modello per valutare nuovi file mai visti. Ripetendo questo processo molte volte, il modello diventa sempre più bravo a prevedere se un nuovo programma è sicuro o rischioso. È un po' come insegnare ad una persona a distinguere gatti e cani. All'inizio non sa nulla, ma dopo aver visto abbastanza esempi riesce a capire quali caratteristiche definiscono un gatto o un cane. Allo stesso modo l'intelligenza artificiale degli antivirus, una volta addestrata, può analizzare nuovi file mai visti e stimare se siano malevoli o innocui, anche senza una firma specifica. Se vuoi capire meglio come funziona il machine learning e perché è così potente, ho preparato un video dedicato proprio a questo tema. Ma ora l'evasione degli antivirus. Qui la cosa si fa più interessante perché oltre alle tecniche di cui ho già parlato c'è dell'altro. In genere ci sono due modi per eseguire un programma e i malware usano questo a loro vantaggio, su disco e in memoria. Quando il malware viene eseguito su disco, praticamente tutto ciò che riguarda il file viene salvato sul computer. Il programma malevolo è presente come documento o eseguibile, cioè quei programmi che finiscono con un .exe, che possiamo vedere, copiare o inviare. L'antivirus in questa fase analizza il contenuto del file prima che venga avviato, controllando come detto la sua struttura, le firme o l'hash. Le tecniche di evasione su disco cercano quindi di camuffare il file stesso in modo che l'antivirus non lo riconosca. Praticamente l'esecuzione su disco è come avere una ricetta scritta su un foglio e lasciata nel cassetto della cucina. Il foglio è lì, fisico, chiunque può aprire il cassetto, prenderlo e leggerlo. L'antivirus in questo caso è come una persona che controlla i fogli nel cassetto per vedere se ci sono istruzioni pericolose. Un malware che usa l'evasione dell'antivirus e viene eseguito su disco è come una ricetta modificata, per sembrare innocua così da non farsi riconoscere subito. Per potersi camuffare si usano diverse tecniche. La prima tecnica è l'offuscamento, con cui il codice del malware viene riscritto in modo volutamente complicato o sporco, per rendere difficile capirne la logica. Ad esempio si cambiano i nomi delle variabili o si inseriscono istruzioni inutili. Così, anche se il comportamento resta lo stesso, l'aspetto del file cambia e può non corrispondere ad una firma conosciuta. Oppure viene usata la crittografia. Il contenuto malevolo viene cifrato, cioè reso illeggibile, e memorizzato insieme ad un altro piccolo programma che si occuperà di decifrarlo quando il file verrà eseguito. Finché è cifrato, l'antivirus vede solo dati casuali e non può analizzarne il contenuto reale. Un'altra tecnica è la compressione. Praticamente il malware viene compresso o impacchettato in un archivio eseguibile. Questo fa sì che la firma sia completamente diversa rispetto al malware originale. Quando il file viene eseguito, anche qui c'è un piccolo programma che lo decomprime in memoria e lo esegue. E poi un altro metodo è la codifica. Il payload, cioè il contenuto da eseguire, viene trasformato in un altro formato, ad esempio Base64, che è una nota codifica per nascondere le sue caratteristiche. Anche qui l'obiettivo è far sì che l'analisi dell'antivirus non riconosca subito il codice malevolo. Invece, quando il malware viene eseguito in memoria, parliamo di ciò che accade dopo che il programma è in esecuzione. Quando un programma viene avviato, per poter funzionare, il suo codice viene caricato nella RAM, ovvero la memoria temporanea del computer. Le tecniche in memoria cercano di far sì che il codice malevolo esista solo in RAM, così da non lasciare tracce permanenti sul disco. Quindi è molto più difficile da trovare e analizzare. Praticamente in memoria è come una ricetta che un amico ti sussurra a voce mentre cucinate. La ricetta non è mai scritta da nessuna parte, esiste solo nella tua testa mentre la stai seguendo. Appena finite di cucinare, le parole spariscono nell'aria. In questo caso il malware può agganciarsi ad un programma già in esecuzione, per esempio Explorer.exe, il processo di Windows che consente di accedere e gestire i file sul tuo computer e che resta quasi sempre attivo, e inserisce lì il proprio codice. Il sistema operativo esegue le istruzioni direttamente dalla RAM, comprese quelle del malware, senza salvare alcun file sospetto sul disco. Quindi il codice rimane solo in memoria finché il computer è acceso. Questo è pericoloso perché il malware si nasconde dentro un programma normale, quindi l'antivirus ha più difficoltà a capire cosa è pericoloso e cosa no. Ovviamente gli antivirus moderni non si fermano solo al controllo su disco, molti analizzano anche ciò che avviene in memoria, ma c'è da dire che il monitoraggio della RAM è più complesso e questo dà un vantaggio temporale ai malware per eseguire le proprie azioni. Insomma, come hai visto, gli antivirus non sono solo programmi che cercano virus, dietro ci sono analisi molto più complesse. Però adesso cambiamo prospettiva, lasciamo da parte gli hackerini e torniamo un attimo a noi utenti, perché c'è un
errore che molti fanno pensando di essere ancora più protetti, ovvero installare 2 o più antivirus diversi nello stesso computer. In realtà non è sempre una buona idea, perché non è che si sommano, anzi spesso diventano incompatibili, si rallentano a vicenda e il sistema diventa più fragile invece che più sicuro. Ogni antivirus vuole monitorare tutto il sistema, analizzare file in tempo reale e reagire a qualsiasi comportamento sospetto. Se ce ne sono 2, possono interferire tra di loro, generando falsi allarmi, conflitti o rallentamenti. È un po' come avere 2 buttafuori che litigano all'ingresso della festa. Invece di proteggere gli ospiti, creano caos. Ci sono però delle eccezioni. Alcuni antivirus possono convivere con altri antivirus. In questo caso però è importante informarsi sulle pagine ufficiali dei produttori per sapere se la combinazione è sicura e consigliata. E a proposito, molti pensano di non avere nemmeno un antivirus e invece, sorpresa, su Windows ce l'avete già, si chiama Windows Defender ed è incluso nel sistema. Negli ultimi anni è migliorato parecchio, devo dire, e per molte persone va più che bene. E poi c'è chi dice ma io uso Mac o Linux, non ho bisogno di un antivirus, tanto lì non ci sono malware. Beh, non è proprio così. Anche su questi sistemi esistono malware, solo che sono meno diffusi, anche perché questi 2 sistemi operativi sono meno usati rispetto a Windows. Su Mac, ad esempio, ci sono diversi livelli di sicurezza integrati che fanno da scudo senza farsi notare troppo. E su Linux, beh, di solito è più sicuro perché gli utenti sono più attenti, ma i malware non sono inesistenti. Però alla fine, anche con tutte queste difese tecnologiche, la responsabilità torna a noi. Molti malware hanno bisogno di un'azione dell'utente per attivarsi. Un click sbagliato, aprire un allegato infetto o scaricare file da fonti non sicure. Proprio per questo, tieni sempre tutto aggiornato, non solo l'antivirus, ma anche il sistema operativo, il browser e i programmi. Gli aggiornamenti sistemano vulnerabilità conosciute, altrimenti è come lasciare una finestra aperta in una casa chiusa. Poi usa un antivirus affidabile, sempre attivo ed aggiornato. E naviga con prudenza. Attenzione ai link sospetti, diffida dalle email che non ti aspetti, anche se sembrano provenire da amici, banche o corrieri. Meglio fermarsi, verificare e ignorare se necessario. Un singolo click sbagliato può vanificare tutte le difese, anche l'antivirus più potente. Quindi sì, gli antivirus sono strumenti potenti, ma non fortificazioni impenetrabili. La sicurezza è fatta di tecnologia e consapevolezza. Tu sei la prima linea di difesa. Aggiornamenti, prudenza e un pizzico di diffidenza fanno la differenza. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity e seguimi anche su TikTok e Instagram. Ciao, alla prossima!